Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Easy 3 2023, quindi il terzo numero di quest'anno. Molti di voi mi chiedono in privato dove lo possono trovare perché non lo trovano in edicola. Potete andare su burdastyle.it nella sezione delle riviste e andare a cercare il Burda Easy. Ci sono tutte le riviste passate, quindi arretrati che potete tranquillamente ordinare nel sito di Burda e vi arriveranno direttamente a casa. Andiamo subito a vedere cosa ci propone. Questi sono tutti i modelli che ci propone in questo numero. La prima cosa è una blusa che è la numero 1C con cintura, blusa lunga sui fianchi. La cintura è stata realizzata con lo stesso tessuto della blusa, le maniche arrivano al gomito e ha una scollatura a V. Si può realizzare in seta oppure un tessuto molto morbido e fluente, quindi per esempio il poplin di cotone, ma anche secondo me un lino molto leggero oppure una viscosa. Questi sono i tessuti che consiglio. Qua abbiamo la 1B che è una variante con le maniche a campana, quindi quello che cambia è le maniche che rimangono più lunghe e appunto più larghe, e tra l'altro c'è anche un video tutorial su YouTube di Burda Style Italia. Dettagli raffinati, stoffa e rimane molto morbida anche questa, caratterizzata da con queste bordure e nastri decorativi, ed è veramente molto versatile questa perché possiamo farla anche più lunga volendo e indossarla per esempio con i leggings o con i pantaloni un pochettino più lunghi, qua con i jeans corti, ma secondo me anche con i pantaloni, e il scollo a V è più pronunciato. E qui vediamo la 1A, una blusa che rimane corta rispetto all'altra, con maniche svasate e bordura decorativa nello scollo, così da renderla particolare. A me piacciono molto le bordure negli scolli. Lo scollo è a V come quello di prima. Qui abbiamo tutti e tre i modelli, uno A, 1B e 1C, come abbiamo visto prima. Questo è 53 cm, 63 e 76. I tessuti consigliati sono il poplin di cotone, il lyocell, ma comunque anche la seta per quanto riguarda l'1C. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito. Come sappiamo Burda Easy ha tutta la scuola di cucito e i cartamodelli sono anche facili da rilevare rispetto alla Burda Style, per esempio. Il Beach in Chic e la 2B, la gonna al ginocchio. Qui abbiamo le gonne che è arricciata da un lato, è facile da realizzare, però è, come possiamo vedere, molto ad effetto, si realizza in pochissimo tempo ed è senz'altro una scelta giusta, assolutamente d'accordo. Indossato anche sotto il costume in estate, si può realizzare in jersey, per esempio questo è stato realizzato in jersey. Qui abbiamo un'altra versione che mi piace molto di più, secondo me slancia molto di più la figura, rimane infatti più lunga, è la 2C, è longhette in tinta unita, lunghezza sotto il ginocchio, ed è sempre con la parte diciamo arricciata del lato che la rende molto elegante e nello stesso tempo anche romantica. Anche questa è stata realizzata in jersey biologico. Qui abbiamo invece la minigonna, è il modello 2A, minigonna lunghezza mini, effetto maxi, ed è la variante corta. È realizzata con un tessuto di spugna molto leggero, oppure possiamo fare anche di cotone, e rimane semplicemente più corta rispetto alle altre. Ideale per le giornate di mare, sì, anche questa è ideale. Qui vediamo tutti e tre i modelli, 2A, 2B e 2C, qua la lunghezza di 47, 66 e 74. I tessuti che possiamo utilizzare sono il jersey bi-elastico, il ciniglio, o jersey di cotone con elastan, quindi sempre tessuti elasticizzati. Questa è tutta la scuola di cucito, qui, e qua abbiamo fiocchi e nodi, le spalline in questo caso annodate che regolano l'ampiezza degli scalfi, quindi possiamo regolarne noi a piacimento. Questo è un modello molto carino, in questo caso è stato realizzato un abito ed è il 3A. E il nastro è infilato nella coulisse dello scollo, sia nel davanti che nel dietro, quindi un capo assolutamente facile da realizzare. Volete iniziare a confezionare il vostro primo abito? Eccolo qua, questo è ideale per voi perché è veramente facilissimo. Poi con la scuola di cucito sarà ancora più facile. Qui abbiamo un'altra versione sempre dello stesso abito che è il 3B, che rimane, come possiamo vedere, più lungo ed è caratterizzato da un volant nella parte dell'orlo ed è stato realizzato in cotone
è abbellito da questo nastro decorativo. Qui invece abbiamo la versione lunga, la vediamo qua e qui, che possiamo realizzarlo anche in voile, non troppo trasparente, ed è l'abito maxi, fantastico. Io direi che questo è fantastico, sicuramente lo farò. Speriamo di avere il tempo di poter farti vedere il tutorial, perché mi piacerebbe moltissimo. Ampia balza all'orlo e cintura da annodare in vita, ed è perfetto sia per un cocktail sulla spiaggia che un cappuccino al bar sotto casa, assolutamente, anche per andare a fare la spesa, secondo me, a seconda delle scarpe che mettiamo, degli accessori, cambia tutto, e anche dalla stoffa che utilizziamo, ovviamente dal motivo della stoffa stessa. I tre abiti sono 3A, 3B e 3C. Questo è lungo 48, 74 e 88 cm e 88 cm. I tessuti che sono stati utilizzati sono leggeri in viscosa, cotone, misto fibra, poplin di cotone, mussola, e insomma questi tipi di tessuti così. Questo io lo voglio assolutamente fare. Mi piace sia in questa versione qua, ma anche questa è molto bella, però mi piace molto questa e poi quella lunga. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito, ecco qua. E qui abbiamo una maglia che io adoro, anche questa voglio fare, bellissima, è tra le mie preferite. L'unico cambiamento che farei, ed è questo, sarebbe molto interessante farlo insieme, per farvi vedere come si modifica il cartamodello, perché secondo il mio parere, ai miei gusti ovviamente, è troppo accollato. Mi piacerebbe farlo più scollato, il resto è perfetto, ed è stato realizzato in jersey con queste bellissime maniche a palloncino che adoro, io le adoro, e se mi conoscete lo sapete, io modifico anche le canotte inserendo delle maniche a palloncino proprio perché mi piacciono moltissimo. E il numero 4A è stato realizzato appunto in jersey e il bordo applicato allo scollo forma un motivo decorativo. Sì, molto bellino anche il bordo. Questo io vi ho fatto un tutorial per farvelo vedere come si fa, sempre di una maglia di Burda. Qua abbiamo il 4B con maniche corte in pizzo, quindi in questo caso le maniche sono state realizzate in un tessuto diverso. Guardate come sembra un altro tipo di modello, è incredibile, perché proprio le maniche sono state realizzate in un tessuto in tinta, però diverso, con queste applicazioni di fiorellini, veramente delizioso. È stato realizzato con il Pizzo Blossom, sono originali e rendono la scelta adatta anche ad abbinamenti eleganti, assolutamente sì. E qui invece abbiamo un'altra versione, una versione con le maniche più lunghe. Amo anche questa, io le voglio fare tutte queste, tutte le faccio. La 4C, shirt con manica a 3/4 in tulle, possiamo vedere qua il tulle. Io ho tantissimo tulle che può essere utilizzato in combo con un tessuto di cotone elastico oppure jersey, per esempio. Le maniche in tulle trasparente che scendono fino oltre il gomito, veramente troppo bellino, mi piace moltissimo. E le stoffe alternative: cotone biologico, jersey leggero, single jersey con piccoli motivi grafici, li vediamo qua. Questi sono i tre modelli che abbiamo visto: 4A, 4B, 4C, lunghezza 55, 55 e 55. La possiamo fare anche più lunga, quindi nel tutorial potremo vedere anche come allungare la maglia. I tessuti, quindi abbiamo già detto jersey con elastan, e quindi tutti tessuti che devono essere elasticizzati. E qua abbiamo tutta la scuola di cucito. Per ultimo abbiamo questi short che sono il 5A in questo caso, con questa coulisse con cordoncino in vita che forma l'effetto paper bag. Eccolo qua, grandi tasche applicate, molto carine, anche adatti per l'estate, per il mare. Mentre qui abbiamo i pantaculotte, questi rimangono più lunghi, veramente molto bellini, mi piacciono moltissimo, e sono il 5B, anche questi mi piacerebbe realizzare, e rimangono quindi, come possiamo vedere, fino al polpaccio, ma io li farei molto più lunghi. Vabbè, comunque questa è una questione di gusti, arricchiti dalle bordure applicate sopra l'orlo. Quindi noi possiamo, qualsiasi tipo di stoffa che stiamo lavorando, la possiamo decorare con pizzi, ricami, per esempio anche ricami con la macchina per cucire, se avete una macchina per cucire che fa qualche ricamo, o addirittura se avete una ricamatrice ancora di più, potete veramente sbizzarrirvi. E qua infatti dice: ti basta allungare l'orlo, assolutamente. E qua abbiamo la versione con le ruche.
bellissima anche questa versione, molto estiva come copricostume, come in questo caso. Un tessuto che è consigliato, un tessuto leggero, per esempio di Popeline, è applicare appunto un ruche all'orlo per ottenere un modello un pochettino più lungo. Volendo si possono fare anche al ginocchio con l'orlo, cioè possiamo anche modificarlo il modello. Qui abbiamo il 5A, 5B e 5C, 38, 91 e 38 sono la lunghezza. I tessuti, diciamo, che sono consigliati sono la spugna, il popeline di cotone, il tessuto di cotone stampato. Quindi tessuti per pantaloni, anche un jeans molto leggero. Questa è tutta la scuola di cucito, eccola qui. E qua abbiamo i consigli extra, cioè come realizzare questo tipo di fascia che vediamo qua. Quindi è molto molto semplice da fare e c'è anche il cartamodello. È una sorta di costume, sembrerebbe un costume. Abbiamo terminato anche oggi di sfogliare Burda Easy. Fammi sapere se ti piace, se lo comprerai, quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più. A me quelli che mi sono piaciuti di più sono la maglia con le maniche a sbuffo di qualsiasi dimensione e lunghezza, l'abito lungo, l'abito mini, i pantaloni lunghi, anche la gonna mi piace, però tra tutti voglio confezionare questi. Se non sei iscritta al canale, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornate su nuovi video che verranno caricati e lasciami un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Ciao e buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao, alla prossima!